Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo l'andamento generale della seconda parte del 2022. Come dico sempre, sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare per avere un messaggio più completo e in descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Le previsioni saranno divise in 2. La prima parte riguarderà un'analisi, diciamo così, del periodo in blocco, mentre nella seconda parte della lettura andremo a vedere come si muoveranno le energie mese per mese. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2022. E abbiamo il matto. Amici dell'Ariete, periodo di fiducia, periodo di nuove avventure, periodo di, mi viene da dire entusiasmo anche, no? Potrebbe anche far riferimento a una sorta di impulsività. Andiamo poi a vedere dopo nello specifico di che cosa si tratta, però è una bella carta. Il matto è un arcano numero 0, quindi comunque indica la chiusura di un ciclo e di conseguenza l'aprirsi di un ciclo nuovo. Andiamo a vedere gli oracoli che cosa vi dicono. Una carta per gli amici dell'Ariete, per piacere, grazie. Ok. Abbiamo È tempo di andare, la chiusura e l'apertura di un nuovo ciclo di cui parlavamo prima, e questa carta è la carta numero 45, magari a qualcuno risuona il numero. E qui questa carta dice che i tempi sono maturi per andare verso i vostri obiettivi, verso nuovi orizzonti, verso quello che è il vostro sogno. E poi abbiamo la carta numero 20 che è immaginare. E qui si tratta proprio di dare libero sfogo alla fantasia. Immaginare comunque vuol dire visualizzare. Se qualche cosa io lo posso vedere, lo posso sognare, lo posso anche concretizzare. Quindi si parla comunque di quelli che sono dei nuovi inizi, dei nuovi traguardi, dei nuovi obiettivi. Vi vedo proiettati in avanti, insomma. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Adesso analizzeremo il periodo nel suo complesso. Ok. Allora abbiamo un 7 di coppe, un 8 di bastoni, la carta del sole, un re di pentacoli al contrario, la carta della torre, allora, e un cavaliere di spade. Dunque, questo 7 di coppe parla di nuove possibilità, parla di nuove strade che si aprono e difatti anche qui in questa carta, se guardate la figura, è rappresentata con un ponte, praticamente un passaggio, una via, no? Ed è un po' quello che vedo con questo 7 di coppe. Ci sarà la possibilità, insomma, di valutare diverse strade, diversi nuovi inizi, mi verrebbe da dire, perché comunque ricordiamoci che avete il matto per questo periodo. Quindi si tratta di ritrovare quello che è la vostra fiducia. Sento che per molte persone con questo 8 di bastoni ci sarà comunque un qualche tipo di comunicazione, probabilmente un qualche tipo di telefonata. Mi parlano di chiacchiere superflue fondamentalmente, che si lasceranno andare. Sento che per molte persone è giunto il momento di non parlare più tanto con gli altri, di non come vi posso dire,
di non comunicare quelle che sono le vostre intenzioni, okay, ma di focalizzarvi su quello che è il vostro sole interiore, focalizzarvi su quello che è il vostro obiettivo, il vostro punto d'arrivo. Ripeto, ho fortemente la sensazione che qui qualcuno stia cercando di effettuare qualche tipo di cambio e ci sia il bisogno di, lavorare anche con l'immaginazione, di crederlo possibile, no, però comunque avete il sole. Il sole parla sempre di quello che è una rigenerazione dall'interno. Ehm, Sento che comunque ci sarà un'espansione per quello che riguarda la seconda parte dell'anno, potrebbe riguardare il settore delle amicizie, magari conoscerete nuove amicizie, perché comunque se è vero che è tempo di andare e che un ciclo si chiude, ci sarà un cambio, quindi che sia magari da un punto di vista lavorativo piuttosto che emotivo, ci sarà questa sorta di espansione, questa crescita, okay, e comunque avendo la carta del sole e la carta del matto, si parla proprio di quello che è un sentimento, una situazione genuina, pulita, pura, okay? Ehm, per qualcuno potrebbe far riferimento a dei bambini, a dei figli, quindi, mhmm, potrebbe essere che qualcuno abbia questo desiderio, insomma. Proseguiamo poi con un re di pentacoli al contrario, quindi sento che per qualcuno questo nuovo percorso, ha bisogno di trovare quello che è una propria stabilità. Potrebbe far riferimento anche a alla ricerca di un aiuto di tipo esterno, però in questo senso sento che è proprio un vostro una vostra necessità, trovare una propria stabilità interiore, okay, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista materiale comunque. Abbiamo anche la carta della torre e qui sento che è proprio, come vi posso dire, non il vostro obiettivo, però, mhmm, diciamo che dovete far crollare determinate certezze, determinate sicurezze. È un po' come se guardate, mi parlano di crollo delle credenze, quindi qui sento che è un lavoro di tipo interiore quello che è da fare, un lavoro sul bambino interiore anche perché comunque abbiamo il sole e abbiamo la carta del matto. Probabilmente c'è un qualche tipo di credenza limitante che vi sta tenendo ancorato o ancorati scusate, in qualche punto preciso della vostra vita, dal quale probabilmente non riuscite tanto a sfuggire, perché l'energia del cavaliere di spade rappresenta un po' quello. In questo momento avreste voglia di andarvene probabilmente da determinate situazioni, di chiudere quello che è il ciclo, però s diciamo che siete su quella strada. Okay, siete, in una fase dove appunto si tratta di rimettere in discussione tutte quelle che erano le vostre certezze per ricostruire una nuova stabilità. Tenete presente che avendo queste possibilità qui, ehm, avete proprio aprendo comunque quello che è il ventaglio d'opzioni, aprendo la mente, immaginando quello che potrebbe essere con un'opzione piuttosto che con un'altra, le credenze che voi avevate, le sicurezze, le certezze che voi avevate, sento che in qualche modo vengono rivisitate, vengono riviste. Okay, andiamo avanti, vediamo ancora 2 carte per piacere, grazie. Okay. Allora, abbiamo un 6 di coppe, un 2 di bastoni e un re di bastoni al contrario. Ehm, Qui con questo 6 di coppe e con questo 2 di bastoni sento che c'è qualche cosa che vi tiene comunque ancora ancorati al passato. C'è il bisogno di guardare al futuro con questo 2 di bastoni, se vedete qui è rappresentata la carta cioè scusate, il mappamondo, la figura del mondo, quindi si parla di viaggi, si parla di programmare quello che sono degli spostamenti, vi ricordo che qui avevate la carta del "è tempo di andare". Però manca ancora una sorta di input interno, perché il matto normalmente è una carta che parla di impulsività, okay, però
mhmm, e anche il sole in realtà, parlano di impulsività anche. Ma vi manca realmente l'entusiasmo, nel senso, certi tipi di reazioni, fate attenzione perché potrebbero essere dettati più dalla voglia di scappare che non, dal fatto di reagire in modo ponderato ad una determinata situazione o relazione, okay? C'è qualche cosa comunque che vi tiene legati al passato e, il 6 di coppe fa riferimento anche ai sogni, okay, e qui questa carta la ricollego alla carta dell'immaginare, perché comunque c'è qualcuno che vuole ancora, sviluppare questo sogno, vuole ancora brillare da dentro, vuole ancora crescere, okay? Il re di bastoni al contrario, avendo anche comunque il re di pentacoli al contrario, mi fa proprio pensare che ci sia qualcuno che non abbia tutta questa spinta interiore, ma probabilmente perché c'è un lavoro o state facendo un lavoro di crescita, io sento. Ed è proprio qui il lavoro di crescita, in questa torre anche, no, il fatto di dover far crollare determinate sicurezze. Il matto quando parte, parte con un fagotto, tutti i suoi bagagli sono in un fagotto. Quindi, si tratta di prendere le cose necessarie e lasciare andare tutto il resto. Parla anche di caduta dell'ego, okay? Bene. Questo è un po' l'andamento del periodo, quindi, si apriranno nuove possibilità, imparerete secondo me a tenere per voi quelli che sono, le vostre intenzioni, i vostri desideri, i vostri progetti e sento che vi focalizzerete su quello che è un vostro progetto magari di un tempo passato, okay, per riuscire a svilupparlo. Inizierete ad immaginare, inizierete a capire da che parte dovete andare, proprio perché c'è questo sole che vi aiuterà con il vostro bambino interiore, con la vostra propulsione interiore, diciamo così, okay? Bene, andiamo a vedere mese per mese adesso. Okay. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, condividere e commentare e ringrazio tutti quelli che scusate mi sono impappinata. Ringrazio tutte le persone che lo stanno già facendo. Okay, andiamo a vedere mese per mese, cari amici dell'Ariete, che cosa vi aspetta. Allora, partiamo con un 2 di bastoni che avevate già qui, poi abbiamo la carta del mago, quindi gennaio si parte con i scusate, luglio si parte con i nuovi progetti, con il pensare, l'organizzare, il pianificare, l'immaginare, okay? Da che parte si deve andare? Immaginare quello che si vorrebbe presente nella propria vita. E ad agosto avete la carta del mago, quindi qui si parla di concretizzare, di manifestare qualche cosa, okay? La carta del mago è l'alchimista, è colui che ha tutte le risorse a propria disposizione da poter plasmare per creare la realtà che vuole. Sento che molte persone stanno facendo proprio un lavoro di, legge di attrazione, di manifestazione. Mi parlano proprio di affermazioni positive. Quindi state facendo un buon lavoro, insomma. Proseguiamo settembre con un 8 di bastoni. Qui potrebbe essere presente la comunicazione da parte di qualcuno, potrebbe essere che riceviate una notizia, potrebbe essere che vi arrivi quello che era una telefonata. ehm, Ci saranno comunque degli sviluppi, delle novità, diciamo così. Proseguiamo poi, ottobre, luglio, agosto, settembre, ottobre, sì, con un 4 di pentacoli al contrario. Probabilmente qui c'è una sorta di
distacco da quello che è una materialità e lo possiamo rivedere in questa torre che abbiamo qui, okay, nel senso che la torre parlava proprio del crollo di un qualche tipo di certezza, di qualche tipo di sicurezza e il 4 di pentacoli, anche se normalmente parla di quelle che sono le sicurezze di tipo economico, di tipo materiale, però, mhmm, fa riferimento a un qualche tipo di, appunto, sicurezza che sta venendo a mancare, okay? Venendo a mancare o da cui vi state staccando. Lì dipende un attimino dalla situazione di ognuno. Abbiamo poi la carta della luna e terminiamo dicembre con la carta della giustizia. Quindi la carta della luna parla di quello che è, un qualche tipo di situazione del passato. Anche qui avevate un 6 di coppe che ricordava una situazione del passato, quindi potrebbe ripresentarsi qualcuno o potrebbe ripresentarsi una situazione, di tipo ciclico, nel senso che magari è un avvenimento, ehm scusate un attimo. Okay, e terminiamo poi l'anno con la carta della giustizia. Quindi qualche cosa arriverà ad un equilibrio. La giustizia può anche parlare di quello che è un riconoscimento che arriva, un qualche tipo di giustizia divina che porterà equilibrio, La giustizia, fa anche riferimento a quello che è necessario tagliare, ai veli che sono necessari tagliare, quindi magari ci sono delle cose, visto che abbiamo comunque anche la luna a novembre, ci sono delle cose che verranno a galla, ci sono delle cose che possono essere paure, possono essere cose riferite al passato, come dicevamo prima, o potrebbero essere semplicemente delle cose che fino ad adesso non si sono viste e che appunto verranno a galla, insomma, si prenderà consapevolezza di determinate cose. Andiamo a vedere nello specifico di spiegare le singole carte. Spiegatemi, okay, grazie. Il 2 di bastoni è spiegato da un 6 di bastoni e da un fante di pentacoli al contrario. Allora, sento che qualcuno sta puntando a quello che è un riconoscimento, a quello che è un qualche tipo di vittoria, un qualche tipo di successo, Ehm, avete però anche il fante di pentacoli al contrario. Sento che forse manca ancora un pochettino di studio, di, approfondimento a livello di, conoscenza di questa situazione o di questa relazione. Vi ricordo che anche qui c'era il re di denari al contrario e il re di denari, se al dritto parla di una persona colta, quando è al rovescio parla di qualcuno che non sa qualcosa. Quindi e anche qui lo rivediamo, no, quindi andiamo a vedere piano piano. Allora, il mago. Spiegatemi il mago per piacere, grazie. Abbiamo un 8 di coppe e parla di quello che è una ricerca interiore, una ricerca spirituale. Abbiamo la regina di spade e il re di spade al contrario. Dunque, qui può essere che qualcuno con la carta del mago stia cercando di manifestare, di concretizzare quello che è il proprio potere personale, quello che è il proprio, percorso di vita, la propria intenzione. Il È come se state cercando una nuova via. Non avete ancora pienamente la chiarezza mentale, diciamo, perché comunque abbiamo anche un re di spade al contrario, però sento che iniziate a capire come poter trasformare questo tipo di conoscenza, che qui magari vi manca ancora. Qui iniziate a prendere consapevolezza. Andiamo a vedere l'otto di grazie. L'otto di bastoni è spiegato da un 4 di coppe, da un 2 di coppe e da un 8 di bastoni, giustamente. Allora, mhmm, verso settembre credo che ci sarà potrebbe essere un incontro, visto che abbiamo un 2 di coppe, nel caso,
non avesse nessuno, potrebbe anche essere un incontro magari con un collaboratore, perché comunque il 2 di coppe parla di compromessi, parla di accordi e c'è anche l'8 di bastoni, quindi io credo che verso settembre qualcuno, nel caso non abbiate lavoro, potrebbe trovare lavoro, oppure potrebbe iniziare questo nuovo progetto, questo nuovo percorso di vita. Quello che sì sento è che non dovete aspettarvi l'aiuto dall'esterno, cioè siete voi che dovete prendere in mano la comunicazione in questo senso, o all'interno di questa situazione o all'interno di questa relazione. Ehm, è un punto di forza, okay, vi ricordo che l'8 di bastoni ce l'avevate anche qui, quindi, credo che dobbiate un attimino, mi verrebbe da dire, imparare come e cosa comunicare, perché comunque qui avete le capacità, mh? Si parla di capacità a livello mentale e parliamo anche di immaginazione. Qui sento che è un po' come se cominciaste a verbalizzare quello che voi volete, ehm, quelle che sono magari gli accordi che voi volete. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli al contrario. Okay. Abbiamo il carro al contrario e la torre al contrario. Io credo che si faccia fatica a lasciarsi indietro quello che è questo passato che c'era sia col 6 di coppe che con la luna qui. Fondamentalmente perché non si ha ancora ben chiaro, e infatti qui c'era quella sorta di confusione mentale, non si ha ben chiaro che direzione prendere fondamentalmente, ma perché comunque vi ricordo anche che qua era uscito il 7 di coppe, le possibilità. Quindi probabilmente qui c'è qualcuno che veramente sta facendo un lavoro, direi che verso l'inizio del periodo, quindi luglio e agosto così, si sta cercando di vagliare quelle che sono le possibilità, le opzioni, le capacità e le risorse da poter usare per questo nuovo inizio, per questa esplosione del sole di cui parlavamo qui. Ehm, verso metà periodo si cercherà di chiarire, mi verrebbe da dire, quelli che sono i termini contrattuali, quelli che sono i termini dell'accordo, si cercherà di capire che cosa bisogna lasciare, che cosa bisogna invece tenere. Andiamo a vedere la luna per piacere e grazie. La luna è spiegata da un 5 di coppe e da un 5 di spade. Può essere che ci sia qualcuno che abbia una sorta di pentimento o di rammarico per quello che riguarda un qualche tipo di conflitto, un qualche tipo di discussione, divergenza che c'è stata nel passato. Mhmm, mi parlano di cicli, ehm, di lotte, quindi probabilmente c'è qualcuno di voi che si scontra sempre per lo stesso motivo, con qualcuno o magari, si ripresentano sempre le stesse situazioni. Volevo farvi presente che la torre è uscita qui ed è uscita anche qui, quindi probabilmente verso, diciamo, quest'inverno si inizierà comunque a fare quel lavoro di destrutturazione di cui si parlava qui, il lasciarsi andare, lasciare indietro quelle che sono le credenze limitanti, quelli che sono i sensi di colpa, quelli che è il pentimento, quello che è il rammarico, lasciarsi indietro le discussioni, quello che si è perso fondamentalmente, che potrebbe essere un qualche cosa di tipo economico, visto che comunque abbiamo un 4 di denari al contrario, un qualche tipo di sicurezza, di cui parlava appunto la torre. Andiamo a vedere la giustizia, perché comunque l'anno finisce bene. Ecco, l'ho appena detto. Il diavolo, il papa e il 9 di spade. La giustizia porta equilibrio, come vi dicevo all'inizio. Abbiamo questo diavolo e il papa, che sono 2 figure nettamente contrastanti, direi. Per certi versi si porterà giustizia tra quello che è un rapporto, potrebbe essere tossico, potrebbe essere, un po' costrittivo, o comunque, diciamo che il diavolo rispecchia quello che è un'energia di tipo basso, quindi magari, potrebbe esserci una sorta di rabbia, magari dovuto a
a queste cose che, la torre dice di lasciare andare. Dall'altro canto però abbiamo il Papa che parla di elevazione spirituale, parla di quello che è un riconoscimento, parla di quello che è un portare alla luce e abbiamo un 9 di spade che fa riferimento al fatto che ci sono delle, preoccupazioni o dei pensieri che vengono lasciati alle spalle. Quindi la fine dell'anno io sento che, arriverà una sorta di giustizia, una sorta di equilibrio tra quello che è, diciamo la sofferenza se vogliamo e quello che è il riconoscimento, okay? Ehm, il diavolo potrebbe anche fare riferimento a un qualche tipo di dipendenza, magari affettiva, magari fisica, ehm, e il Papa per qualcuno, mhmm potrebbe rappresentare quello che è la società, l'intorno sociale, il gruppo lavorativo, magari il gruppo di amici, il gruppo familiare. Però ripeto, avendo questa giustizia alla fine della lettura, sento che, s ci sarà quello che è un equilibrio. Qui è un po' come se venisse spazzato via quello che è il vecchio Ariete, diciamo così. Okay, periodo di, programmi. Sento che il periodo comunque inizierà appunto, come vi dicevo, con delle possibilità, ci saranno, ehm, varie opzioni da valutare. Vi ricordo che iniziate comunque con un 6 di bastoni, che anche questa è una carta di riconoscimento come il Papa, okay? Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine per questa seconda metà del 2022. Okay, andiamo a vedere. Io intanto vi ricordo che, ho attivato un numero di telefono, per le consulenze telefoniche, quindi è aperta, la possibilità insomma di prenotare le consulenze. Mi potete contattare comunque via mail e vi spiego come funziona. Una carta per piacere, grazie, per gli amici dell'Ariete. Okay. Wow, protezione. Questa carta vi dice che siete protetti dall'alto. Dice di occuparvi anche voi della vostra protezione, soprattutto della protezione psichica. Beh, vi tiro su la carta del diavolo perché alle volte fa riferimento a delle manipolazioni. Ehm, quindi vi dice di iniziare a pensare alla vostra protezione fisica, psichica, prima di avventurarvi in quello che è un percorso di crescita interiore. Bene cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile e io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.